Lo sai che non sei cambiato più di tanto rispetto ad allora? Mi è capitato solo di diventare vecchi. Guarda in questa foto. Lascia perdere le foto. Sono a casa. Dio mio, ma è vero. Sono a casa dopo quanti anni? Perso il conto. Non mi hai detto dove andavate a combattere. Lontano, non so altro. Lontano? Dovunque fossimo eravamo lontani, questo almeno. Ma non dico da casa, dico da tutto. Noi della guerra non abbiamo avuto notizie. All'inizio sì, certo, se ne parlava. Poi però sono passati gli anni, a poco se ne è parlato sempre meno. E alla fine non se ne è parlato affatto. Come se qualcuno avesse deciso che dovevamo dimenticare tutto. Perché non ti sei trovata un brav'uomo e non ti sei risposata? Non lo ricordo neppure il perché. È passato davvero troppo tempo. Avete vinto? Io non ho vinto nulla. Allora forse sei fuggito dall'esercito. Già, potrei essere un disertore, perché no? Di una cosa però sono certo. Non ho mai visto in faccia un solo nemico. E la guerra? La guerra? Quel che mi ricordo sono veglie all'addiaccio. Quelle maledette lunghissime veglie. Nient'altro. Fissavamo le luci dell'accampamento nemico. Quelli erano così lontani che pareva impossibile raggiungerli. Che pareva impossibile che ci raggiungessero loro. Eppure che ci incontrassimo a metà strada. Come se fossimo lì per accidente. E loro anche. I fuochi però rimanevano sempre accesi. Tutta la notte. Anche i nemici vegliavano. Ci fissavamo tutte e due a distanza. Io pensavo, fra quegli uomini ci sarà un soldato come me, che veglia nel silenzio e si chiede chi sarà sveglio in quell'accampamento laggiù, che starà pensando. Avrà freddo come ho freddo io? Che aspettano? Perché non sferrano un attacco? Che diamine fanno? Io non ho mai sparato un colpo. Qui tutto è cambiato, sai? Non mi è sembrato. Hai dimenticato com'era la nostra terra? Guarda, quasi non c'è più un albero. Perché c'erano alberi prima che partissi? Alberi. Era coperto di foreste perdite d'occhio. Ora non ci sono che rocce. Ma non è solo questo. Le cose sono cambiate in profondità, è accaduto qualcosa. Cosa? Qualcosa di grave, che non coinvolge solo noi. Qualcosa che non so interpretare. Ma già tu sei stato via, non puoi capire. Dovresti vedere la gente giù in città. Persino gli sguardi dei bambini ormai fanno paura. Siamo diventati stranieri, sai? Stranieri a casa nostra. Forse siamo solo diventati vecchi. No, non è questo. Non so spiegarti. Che strano. Persino le parole sembrano cambiate. Le parole? Ma quali parole? Che stai dicendo? Ecco, vedi, forse neanche noi parliamo la stessa lingua. Potessi spiegarti. Calmati. Ma credimi,
tutto è cambiato, tutto è diverso nell'anima, nel cuore delle cose. E persino se ripiantassero gli alberi e ricrescessero i boschi e ogni cosa tornasse esattamente come era in origine, identica in ogni dettaglio, io sento che la ferita non guarirebbe. Stai sognando? Cosa? Ma sì, è solo questo. Tu già dormi, stai sognando. Te li racconterò domattina questi discorsi e ti farai 4 risate. Già, hai ragione, deve essere questo. E che dovrebbe essere? Stiamo delirando un po' tutte e due, per l'attesa, per la sorpresa, per il tempo passato. E probabilmente anche per il sonno. Basta così. Io ho sognato fin troppo a lungo. Dormi, è quasi l'alba. Ce lo meritiamo di riposare adesso. Partiranno presto, tanti, sai, è l'unica soluzione. Riposa adesso. Rivedremo persone che avevamo dimenticato. Sarà bellissimo. Ti prego, non c'è nessuno. Gli ultimi rimasti devono riunirsi, andare via, non c'è altro da fare. Andare dove? La gente verrà da tutte le province, faremo festa per l'ultima volta. Poi proseguiremo in silenzio fino alla fine. Sono stanco. Sì, sono stanca anch'io. Ma non c'è posto per noi. Dobbiamo partire. Ce l'hanno chiesto vecchi amici. Gente che era con noi quando il mondo era ancora giovane, i giorni più belli. Ci saranno quelli che hanno dato i nomi ai luoghi e alle cose. Siamo in debito con loro. Gli dobbiamo la nostra storia. Io non vorrei andare via, tu lo sai. Sono nata qui, ho vissuto qui. Forse non una volta, forse dall'inizio dei tempi. Qui ci sono ancora le case costruite dai nostri antenati e i primi alberi che piantarono. Ma che altro si può fare? Ah, è vivo! Non è morto. Che? Sembrava che non respirasse poco fa. Sì che respiro. Ma dov'è la casa? È demolita da un pezzo. L'hanno demolita. Sì, era un rudere. Se non la buttavano giù loro, cascava da sé. Cioè, io non l'ho mai vista. Mi hanno detto così. Ci abitavano un marito e una moglie. Poi il marito è partito per la guerra e non è tornato più. La moglie è morta e la casa è rimasta vuota. Ma lei abitava qui? No, ero solo curioso. Lei ha fatto la guerra? Io? Sì.
Dicevano che fossero morti tutti. Davvero? Sì, anche in modo ridicolo. Ci sono modi ridicoli di morire. Come no? Loro andavano avanti per il deserto, per raggiungere i nemici. E i nemici intanto gli avevano messo il veleno nei pozzi. Si dice che siano morti tutti stecchiti, senza capire che cosa fosse successo. È una storia divertente. Già, da morire da ridere. Ma lei dove abita? No, io non sono di qui. Penso che partirò subito. Sta bene? L'avranno mica impressionata quei discorsi. Cosa? No, stavo riflettendo su delle cose, ma sto bene. Mi sento bene. Sono libero in questo momento. Libero. Libero, sì. È il termine adatto. Non ho obblighi con nessuno. E ho due piedi che mi reggono. Credo che mi metterò a camminare. Da qualche parte arriverò. Lei è un tipo strano, sa? Vengo da un mondo strano. Devo adattarmi in qualche modo. Addio. Addio. Signore! Signore! Ha dimenticato il suo... cappotto. Catch a boat to Spain, the mountains there